Ehi tu, clicca la campanellina e seguici per altri episodi. Se pensi di non riuscire a farcela o all'essere vicino ad arrenderti, bene, questo non è il gioco che fa per te perché qui siamo duri a morire. Oggi andremo a giocare a Outgunned, un gioco di ruolo che prende ispirazione dai grandi film d'azione come ad esempio The Hard o John Wick. Questo gioco vuole farti vivere più adrenalina possibile e attraverso il sistema Director's Cut sarà possibile descrivere tutte le azioni attraverso l'uso di un semplice pool di dadi a 6 facce. Si raggruppano le figure e si vede qual è il successo che si è riuscito a mettere in gioco. Avrete abilità, troupe e archetipi che vi permetteranno di rilanciare i dadi o di utilizzare delle abilità per svolgere le azioni in un determinato modo. È possibile fare lunghe campagne, ma questo gioco dà il meglio di sé in pochissime sessioni e non c'è bisogno di chissà quale preparazione per andare in azione. Quindi allacciate le cinture, seguiteci e ci vediamo all'interno di Outgunned Adventure. Avete ricevuto non troppo tempo fa una missiva direttamente dalla Wayfinder che richiedeva la vostra presenza. In qualunque parte del mondo voi foste, la lettera è arrivata. Richiedeva la vostra presenza perché c'è un'asta in cui verrà presentato qualcosa di particolare. Il vostro viaggio è stato tranquillo. Torino, una volta superato l'aeroporto, si erge letteralmente davanti a voi. 1000 strade, 1000 macchine si muovono in ogni direzione. Sembrano centinaia di migliaia di formiche. Quando voi arrivate davanti al mitico museo egizio, lo vedete in tutta la sua magnificenza. Sentite tutta la presenza di migliaia di anni proprio sopra di voi, davanti a voi e in qualche modo anche dentro di voi. Orghe, non sai chi saranno i tuoi compagni di viaggio. Wayfinder fa sempre piccoli gruppi da 3, massimo 4 persone, però tra le tante persone potrebbero esserci anche Jonah con Sam, che ricordi per quella volta in quel locale a Marrakesh. Quasi inconsciamente ti ritrovi nel bancone. Signore, cosa posso servirla? Quello che Sì. vedete sono 1,70 per 100 kg di uomo, Che bello tutto che sei. abbastanza peloso, con questa camicia e una salopette con un laccio allacciato e l'altro invece che cade perché non riesce a metterselo. Buenos dias, signor. Sono un turista e in pratica sono qua per incontrare degli amici. Ti ha condotto a un tavolo vicino alla finestra e poi, proprio dalla porta girevole, vedi entrare 2 figure. Yves è questa ragazza smilza che non lo daresti a vedere effettivamente che è un tecnico con i capelli tenuti fermi da delle forcine da un lato e molto vaporosi dall'altro. Un vestito che le sagoma le forme, dai colori pastello, però dal suo volto si intuisce che non è troppo felice di essere costretta all'interno di quel robo. Cammina, anche il viaggio è stato lungo e i tacchi che ha indosso la indispettiscono ancora di più. Si appende al braccio del suo compagno mentre la porta gira. Cerchiamo per favore di non incastrarci come l'ultima volta. Sì, va bene, dai. Però, dai, tutto sommato siamo tornati a casa dopo una volta ogni tanto. Yuhu. Chissà per quanto, ma appena ci liberiamo ti potrei cambiare tranquillamente. Non diamo troppo sospetto. Ma quelle orghe! E tipo stringo. Orghe, amico mio! E Non puedo creer! Marco! Yves! Amici miei! Ah, Yves, è vero. Torno indietro e riprendo Yves sotto braccio Ho e... sempre saputo che sei un gentiluomo. La persona che sta abbracciando Orghe, che appunto sono io, è molto simile a me. Questa barba curata, la camicia a fiori completamente fuori contesto del lavoro che stiamo facendo. I capelli un po' lunghetti, anch'io tenuti tutti chiusi, ben legati. Sei qua per vacanza o sei per quello che penso io? Io vorrei per la vacanza. Noi vorremmo invece per quello che pensiamo noi. Proprio nel mentre dite così, dietro l'angolo, poco prima delle scale, poi ci sono gli uffici tipici dell'hotel, escono un uomo e una donna che parlottano in modo molto affabile, salutano il direttore dell'albergo, si guardano un po' intorno, vedono voi e con fare molto distinto, molto diretto, si avvicinano al vostro tavolo. La donna è una bellissima ragazza, avrà intorno 20-25 anni al massimo. Questo tubino da giorno molto tirato,
con questa camicia bianca subito sotto, questo colletto frufru, conferisce una eleganza mattutina parecchio importante. La riconoscete come Elena, un agente di scambio. L'uomo, invece, che è al suo fianco, non lo avevate mai visto, con il capello brizzolato, molto ben pettinato, con la classica gelatina, ha questi baffi super curati da Sparviero e questo bel vestito di un grigio piuttosto intenso, taglio italiano, probabilmente su misura visto e considerato come gli pende addosso. Loro due si avvicinano. Jorge, Yves, Marco, bentornati in Italia. Grazie. È Molte un grazie. piacere. Lasciate che vi presenti Elden Van Cleef. Lui è un uomo facoltoso di Vienna che stava organizzando una festa proprio a Venezia, ma per alcuni motivi particolari è stata spostata nella sua città natale, ovvero Vienna. Beh, allora è un onore averla qui con noi, mister. Senti una forte stretta, ti dà l'idea di essere un uomo d'altri tempi, arriva da quei ceti sociali così bassi ed è diventato una persona comunque di questo livello. Lui No. fa un cenno anche verso di te, Jorge. Allungo la mano. È un piacere conoscerla, signor. Elden si volta verso di te, Yves, fa un leggero inchino, fa un baciamano estremamente delicato. È un piacere fare la vostra conoscenza. Mi dispiace non parlare troppo bene vostra lingua, ma abbiamo prenotato per voi un treno che vi dovrebbe portare a destinazione in tempo. Notate proprio che lui pensa ad ogni singola parola, cerca di sforzarsi di parlare in italiano. Elena nel frattempo ha aperto il contenuto di questa valigetta, vi ha dato sia documenti, i soldi, prenotazioni all'albergo e anche i biglietti del treno. Controllo sia i soldi che le nuove carte. Questo sì che è un trattamento da italiani. Lui però non è italiano. Vienna non è in Italia? E quindi voi siete di Vienna, giusto? Sì, io possiedo diverse gallerie d'arte nella città. Durante una festa che daremo in onore di un particolare pezzo che ci è appena arrivato, la Wayfinder voleva partecipare e so che ha chiesto a persone estremamente fidate, tira fuori dalla tasca una sorta di volantino. È proprio l'invito ufficiale a questa asta particolare che avrà come pezzo speciale l'arpa di Talisian. Un'arpa affascinante. Dobbiamo semplicemente comprarla con i soldi che ci sono stati dati? Dobbiamo tenerla d'occhio? Dobbiamo... Elena vi sorride, agirete come avete sempre fatto. E mettiamo caso qualcuno Agenti faccia fanno. un'offerta più alta. Oh Beh, tesoro, voi non siete faranno un'offerta perfettamente- più alta. Non ci proveranno nemmeno, tranquillo. Mettiamo il caso accada. Abbiamo libertà d'azione, giusto? Beh, sì, Perfetto. Perfetto. No, non vorrei che riaccadesse Non lo dire. quella cosa Zanzibar, come quella cosa Zanzibar, ma lasciamo perdere. forse più come Casablanca. Ok, più come Casablanca. Te l'avevo detto di non dirlo. Come ogni buon film, la transizione avviene in un lampo. La mappa appare sul grande schermo, puntino rosso sulla città di Torino, e poi il viaggio in treno mostra a voi mentre siete sul treno, mentre cercate informazioni sull'arpa, appartenne a Talisian, il bardo di corte di Re Artù. Fu incantata dalla Dama del Lago, da Merlino in persona e da diverse altre fate, tra cui anche la stessa Morgana. Permetteva alle persone di raccogliere i ricordi e tenerli a imperitura memoria all'interno dell'arpa. Poteva cancellare la memoria delle persone e poteva innestare nuovi ricordi. Vienna, una città incredibilmente spettacolare, ricca di luci, ricca di persone, ricca in generale. Quando voi siete arrivati in treno in città, una macchina vi ha condotto al vostro albergo almeno un giorno prima rispetto al giorno dell'asta e avete appuntamento al Gran Café con proprio Elden Van Quanto fate che stasera non lo troviamo più quell'arpa? Miss Eve, non essere pessimista. Sono Sì. sicuro che sarà magica e quindi E farà molte... sparirà. Sì, però non facciamo come a Zanzibar, ok? Mm,
brutti ricordi. È Almeno un male che io non mi ricordo Zanzibar. Sono molto positivo io. era che avevi battuto la testa molto forte. Quindi è un male. Sono molto positivo. Quindi è un bene. Vabbè, ti stavo comunque, Orge testimone, io ti stavo trasportando sopra le mie spalle mentre le pallottole volavano. Però, vabbè, lasciamo perdere, quello era un altro momento. Io sono molto positivo. Eri contraria mentre lui ti trasportava poi a Zanzibar. Certo, Però lì era- ma scusa, ma tu saresti stato d'accordo di essere portato su come una valigetta, come un capretto? No, assolutamente allora? no. Il problema erano i proiettili. Comunque, diciamo, vediamo un attimo com'è questo oggetto, no? La macchina si ferma proprio davanti al locale. Il Gran Caffè è proprio davanti a voi, ma c'è un capannoro di persone proprio davanti. Sentite un forte vociare. Tante persone di diversi ceti sociali. Ci sono bambinetti che corrono, che gridano, genitori che gridano altrettanto a destra e a manca, richiamano i loro figli all'attenzione. E poco oltre sentite: signori, più indietro, lasciate spazio agli ispettori. Lasciate spazio, vi prego. Mi giro verso Orge piano appena sento ispettori. Mi avvicino verso gli ispettori. Scusate, non sto capendo, scusate, non sono neanche di queste parti. Cosa sta succedendo? Guardando effettivamente vedi che le vetrine sono state infrante. L'interno sembra essere stato messo tutto a soqquadro. Ci sono delle persone, probabilmente poliziotti o similari. Purtroppo è stato rubato qualche materiale del signor Van Cleef, ma di lui non vi è traccia, non sappiamo se... E lascia sospesa la frase. In ogni caso vi pregherei di fare attenzione, di non avvicinarvi, di restare oltre le transiene per cortesia. Sì, nessun problema. Nel cadergli addosso, facendo finta un attimo per prendergli i documenti da poliziotto. Con estrema nonchalance riesci a rubare non solo i suoi documenti, ma riesci anche a dare un'occhiata alle sue spalle e a renderti conto che c'è un vicolo che non è stato transennato. Subito a sinistra vi potrebbe permettere di accedere sul retro del Gran Caffè. Torno dai miei compagni. Bene, sembrerebbe che c'è stato un furto e faccio scorrere tra le mie dita i documenti, come se fosse un mazzo di carte, dopodiché lo richiudo. Bene, andiamo a scoprire con i nostri occhi da... Guarda i documenti, poliziotti che noi siamo. Certo. Sì, ottimo. assolutamente. I poliziotti tipo non bevono, io ridò tipo a qualcuno che passa un bicchiere che avevo rubato un attimo prima. La persona si guarda intorno a questo bicchiere, non capisce chi gliel'ha dato, ma comunque sia, poco male, lui sorseggia e poi se ne va più avanti. La porta sul retro è stata spalancata con violenza dall'esterno verso l'interno. Dando uno sguardo così, sempre a distanza, vi sembra che ci sia stata una lotta, una colluttazione e segni di trascinamento dall'interno verso l'esterno. C'è stato un bel casino a quanto pare. Sembra che qualcuno non si sia divertito. E da lì hanno trascinato qualcuno. Se fosse Edel Van Cleef. Molto probabile se ci sono segni di lotta. Però è abbastanza grosso, quindi possibilmente non è che sarà soltanto uno, non credete? Ti senti agitata perché hai la sensazione che vi state perdendo qualcosa. Cercare informazioni velocemente è importante. Inizi a fare casino, a fare rumore. Qualcuno dall'interno si domanda di cacciare via eventuali gatti, cani randaggi che stanno ravanando nella spazzatura del vicolo. Trovi un piccolo foglio. Si legge a malapena per le macchie di unto: Conservatorio Nazionale. Quello che ti colpisce non è tanto il nome davanti, ma è quello che c'è scritto dietro. Sono una serie di lettere e numeri che hai già visto da qualche parte, ma al momento non ti so bene. Ripiegata sopra l'orlo di questo cassonetto lasciato aperto. Aspetta, che un attimo! Mi fermo, tolgo una cosa dai capelli. Ok, giro, picchietto, visto. Anche se non mi ricordo, io penso di averlo visto. Dai, Jorge, dimmi dove l'hai visto. Lo so che l'hai visto, come l'ho visto anch'io. È la firma di una rottura di scatole con cui hai avuto a che fare sia a Casablanca ma anche a Zanzibar. Si sta parlando della Serene Fire Inc., uno dei maggiori avversari della Wayfinder Inc.,
Ai no, sono loro. Oh no. No. Sappiamo che sono loro, però comunque non sappiamo ancora né dov'è il tizio né dov'è l'arpa. Conservatorio? Conservatorio, bravo. Conservatorio. All'interno del locale sentite uno dei poliziotti gridare al suo superiore: signore, abbiamo trovato un registratore. È in fase di registrazione. Ma ascolti il messaggio. Wayfinder, si stanno ascoltando. Sanno dell'arpa. La portano al conservatorio. Fermateli, vi prego. O sarà davvero troppo. O sarà davvero troppo cosa? Oh no. Via. Non ho fatto, via. Il conservatorio di Vienna è un enorme, grosso, bel palazzo. L'ingresso è presidiato da due persone, due donne, e smistano le persone. C'è uno spettacolo di beneficenza a cui sono state invitate la maggior parte delle persone più influenti di Vienna. Concerto per arpa fatto da Mozart, una rarità. Buonasera signori, come posso aiutarvi? Io sono Hélène. Io mi faccio avanti, piano piano, faccio vedere i documenti della polizia. Mia cara, io non vorrei metterla in difficoltà, ma in questo momento siamo sotto copertura e dovremmo entrare all'interno del locale. La ragazza assolutamente fa accenno di sì, ma il problema è Jorge. Sono un americano, sto aiutando nelle indagini il signor. Ovviamente mi stanno accompagnando perché ho problemi nella lingua. Cioè, la ragazza che chiaramente sente il tuo accento straniero, subito si mette nei panni di una persona che vuole essere d'aiuto. Immediatamente vi dà indicazioni dove poter accedere in modo da non essere visti. Ti ha preso molto in simpatia e molto in parola. Gracias, signorita. Lei sta dando veramente una grande mano. Mi dica, quando è che stacca? La ragazza sorride, diventa subito rossa, abbassa leggermente la testa, il suo sguardo vaga verso orizzonti inesplorati del Conservatorio Nazionale, e proprio sottovoce: fra 2 ore. Lei sorride, è rossa come un peperone. Il fatto sta che la ragazza poi vi accompagna per l'ingresso secondario in questa enorme, grossa sala teatro, e vedete che è gremita di persone. Quasi tutte le sedute sono state spostate ai lati e al centro sono stati messi delle grosse, enormi bowl. Sono persone che passano a ritirare questi foglietti per poi infilarli in queste bowl di vetro. C'è ogni personalità influente della città. Quello che vi colpisce dalla posizione dove entrate è che proprio sul palcoscenico ci sono 3 grosse arpe, ma 4 posti a sedere. Mi sa che qualcuno l'arpa se la porta da casa. Quindi quest'arpa riesce a inculcare le memorie alle persone e anche a a cancellarle. Sì, e se tu ti rendi conto che se qualcuno dovesse suonarla qua, E sta il sindaco? E stanno persone importanti? tutti perderebbero Siamo la noi? memoria e tutti avrebbero ricordi nuovi impiantati su di essi. Ma noi siamo la chiave per salvare tutti. Dimenticherei Sicuro? Zanzibar. Sì, Quello sarebbe un buon utilizzo. Yves, tu stai qui? Jorge, tu l'alta entrata? Io sto tra le persone. E appena uno di noi vede l'arpa, ti faccio il verso dell'aquila come a Zanzibar. poi facciamo come abbiamo fatto a aspetta, ci deve Casablanca. essere un modo per riuscire a... Ce l'ho! Allora, riesco a isolarlo il suono, però riesco a farlo solo per i palchi, non riesco a farlo per il parterre, quindi magari alla gente comune forse gli si fa entrare dopo, o ancora meglio sabotiamo l'orchestra? Facciamo così. Appena vediamo l'altra arpa che appare, lo fermiamo. Intanto abbiamo un vantaggio. Tu cominci a insonorizzare. Jorge appena lo vede gli salterà addosso, e io vedo se tra questi figli di una buona donna c'è uno dei... Serena Faring. Serena Fairink, grazie mille, persona sconosciuta. Sentite tutti quanti una sorta di ti. Sono 2 donne, e l'uomo che sta prendendo la parola è Antoine de Bois Lancelot, lo stesso uomo che a Casablanca gli ha fatto il culo. Carajo! Signori e signore, benvenute alla nostra raccolta fondi. Inizia uno sproloquio in un linguaggio molto forbito, molto attento, molto particolare. Abbiate l'accortezza di ascoltarci e di ascoltare il nostro fantastico primo pezzo
per allietare ed iniziare questa serata nel miglior modo possibile. Mentre lui dice questo, io sposto uno dei pannelli che serve per far rimbalzare il suono e gli faccio vaffanculo. Le 3 arpe appoggiate sul palco restano vuote, ma da dietro il palco sbuca un uomo elegante, vestito di nero, doppio petto, e quest'arpa fatta di questo strano legno nero con queste stringhe estremamente luminose, luminescenti, quasi che riflettono in modo da formare quasi un arcobaleno. Guardando l'oggetto del vostro desiderio, è come se all'improvviso tutti i singoli fari del teatro sono puntati proprio lì, su quell'oggetto in particolare, su proprio ciò che desiderate. L'uomo si avvicina alla sua sedia, lancia indietro le due code, appoggia l'arpa sulla gamba e quando sei lì, l'attimo in cui stai cercando di afferrare l'uomo, voi lo vedete, Eve riesce a girare rapidamente il pannello fono assorbente per far rimbalzare il segnale, torna indietro, ma non colpisce l'uomo, colpisce te, Orghe. Non riesci a ricordarti perché sei lì. C'è un microfono vicino a te. Hello? L'uomo ti guarda e ti fa un cenno come per dirti ok, posso seguirti. I don't want to set the world on fire. Il suo stonare fa subito girare le persone e iniziano a parlottare fra di loro, mentre il tizio lì è agitato in qualche modo, si aspettava un risultato che in realtà non c'è, quindi scansa le 2 ragazze e corre nella direzione di Orghe. Guardo Yves, gli faccio un cenno con la mano, poi gli indico il tipo che sta andando verso Orghe e comincio a correre. Marco grida all'uomo: ti ricordi di me? E poi lo spinge nella tua direzione. Yves prende una piroetta: io mi ricordo di te. Viene scagliato 1 metro, 2 metri più in là, si frantuma contro uno dei tavoli, fa cadere una di queste boule di vetro con questi foglietti all'interno che si sparpagliano un po' ovunque, e vedete che la gente, anche se ricca, è gente attaccata al vil denaro. No! E c'è il delirio, esplode il caos più totale. La gente si getta. Sono un bravo cantante. Jorge, tu vedi dal palco questa scena apocalittica di gente che si tira i capelli, donne che si azzuffano Mi in mezzo amano. agli uomini. C'è il pandemonio più totale. Ma la cosa che più ti colpisce, l'uomo con cui stavi suonando, lo vedi in lontananza passare su una delle passerelle in alto, di correre su una di quelle con l'arpa in mano. Oh, amico Marco, come stai? Poi c'era il mio amico e aveva quella cosa lì in mano. Dov'è Prendilo! finito? Prendilo! Ok, Prendilo! va bene, lo prendo. Corri, lo Orghe! prendo. Yves, fai il giro! Io lo seguo dall'altra Ma parte! che fai il giro? Io salto su una delle lenze che pendono dall'altra parte delle corde e con il coltello taglio la parte di fronte a me. E vieni sparaflesciata verso l'alto, sale Lo vedo? 1 o 2 metri più in alto, tu riatterri un po' sbilenca. La vedo, faccio figo misiva, lo faccio pure io. Col mio peso. Parto. Arrivi a malapena alla balaustra, quindi ti aggrappi in malo modo. Marco, tu ti sei fermato, sono stati i tuoi 10 secondi senza respirare. Ho tutto a posto! Tu fermati! Faccio un calcolo veloce e comincio a cercare la via di entrata per riuscire ad andare in parallelo in modo da capire dove possa essere l'uscita. Riesci a trovare una sorta di strada quando tu esci fuori e vedi l'uomo saltare dal palazzo a quello subito successivo. Yves, Orghe, siete sul tetto. Avrei visto questa figura saltare da un tetto all'altro. Orghe, tu sei il primo a saltare. Quando sei dall'altra parte hai guadagnato anche un discreto ritmo rispetto alla figura. Mentre tu, Yves, sei saltata, sei arrivata dall'altra parte. Orghe ha allungato la mano per savoir-faire. Non avevi davvero bisogno. Io esco fuori, vedo il tipo che comincia a correre, dopodiché la telecamera si sposta su Yves e Orghe che cominciano a correre, che stanno facendo i numeri sui tetti. Poi a un certo punto si sente e da dietro un vicolo, cioè proprio io che sgombo il tiro di clacson con una Moto Guzzi
che comincio a correre dritto. Sono lì che sto andando a 3000 con la moto, prendo la pistola e sparo un colpo su quello che è un serbatoio dell'acqua. Lo riesce a colpire, il rombo della moto si fa eco in tutte le direzioni, voi lo percepite, saltate di tetto in tetto, ormai avete il fiato corto, qualunque cosa stia per succedere, il tizio ha un'arpa in mano. L'enorme grosso serbatoio sta cadendo. Il tizio salta al palazzo successivo. Tra il serbatoio che cade, il salto del tizio, la moto che si muove da sotto e voi che ormai siete proprio a ridosso. L'uomo arriva davanti al serbatoio che viene colpito, questo scricchiola, si sta per inclinare nel momento in cui alza il volto, sbianca, gli occhi strabuzzati. Arrivo in scivolata, ruoto la borsetta e con il cordoncino e un rapido schiocco che si ode nell'aria, l'arpa si solleva in aria, la sua mano schizza all'indietro, quasi inciampa. Vedete Orghe che prende in pratica la rincorsa, utilizza tutta la forza che ha per correre, cerca di darsi uno slancio assurdo. Ai Dios mio! E come se fosse ovviamente una palla da football, prendo ovviamente lo strumento e inizio a rotolare. In pratica tu rotoli, cadi e mentre stai cadendo nell'aria ci sono io, oh yeah! Con la moto e sto cercando di prendere, all'inizio cercavo di prendere l'oggetto, poi rimetto le mani sullo sterzo per farti salire sulla moto e tu ti ritrovi sulla mia moto e ricadiamo a terra. Gli ammortizzatori scoppiano dalla botta e facciamo alcune sgommate e poi scivoliamo a terra lasciando la moto e andare avanti. Scintille, vestiti strappati, gente che grida, l'enorme grosso serbatoio che si schianta sul palazzo, l'acqua che schizza letteralmente ovunque, Yves che raggiunge e cade dall'altra parte del palazzo, la figura che cade pochi metri più in là, l'oscurità del cielo inizia a diradarsi, la luna inizia ad apparire da dietro le nuvole che hanno nascosto per tutto questo tempo la figura, la sua reale identità. Marco, Orghe, voi siete giù a terra che cercate di sistemare i dolori che avete addosso e sentite in lontananza le sirene della polizia mentre tu, Orghe, stringi quest'arpa in mano. Succede questo: voi che siete vicini, la vostra vista si appanna per un attimo, il tempo di un battito di ciglia nella realtà. Quando vi trovate immersi in questa enorme grossa sala, sembra una enorme grossa sala medievale, ci sono tanti cavalieri intorno a voi, c'è una figura vestita di una strana stoffa di un colore blu elettrico molto intenso, con strati di bianco, giallo e questa barba corta, non troppo lunga, comunque bianca, e siete intorno a questo tavolo, una tavola rotonda. I cavalieri hanno appoggiato le loro armi al centro del tavolo e notate che ci sono tante cose. C'è l'arpa, poi notate che ci sono altri 5 oggetti. Uno sembra davvero una spada, l'altro sembra più a forma di goccia, l'altro è più piccolino ma non riuscite a dargli un contesto. L'uomo, quello più regale, si gira verso di voi come se vi vedesse, come se vi stesse osservando, e i due, sia l'uomo vestito di blu che quello più regale, all'unisono vi fanno: non è questo il vostro tempo, e in quel momento riaprite gli occhi. Yves, la luce della luna illumina il terrazzo bagnato, tu sei zuppa fradicia, inizi a fare freddo, inizi ad avere un po' di tremori anche per l'adrenalina. La luce della luna però illumina la figura che stavate inseguendo. È una figura esile, femminile, longilinea, una bella donna, bionda, con gli occhiali. E io mi alzo da terra ancora tutta tremenda, io ti gonfio! Proprio mentre ti stai gettando in quella direzione, senti un rumore proprio sopra di te, una corda che arriva, ti passa a 1 centimetro dal corpo, Elena che afferra questa corda e questo Zeppelin che passa sopra la città e se la trascina via. Da sotto, Orghe, Marco, voi vedete questa scena e vedete la figura di Yves con il pugno alzato
Ma quella è Elena. Sì, e quella è mia moglie. Quella è mia moglie, sì. Ai, Dio mio, che dolore. Yves, ci vediamo dall'altro lato. Oh, dai, non farmi correre di nuovo! La scena finale è voi che siete sul treno, nella vostra cuccetta, state tornando in Italia, con le tende tirate, il suono del treno di sottofondo, e l'arpa appoggiata proprio lì sulla finestra, molte domande ancora nella vostra testa, e il tradimento di Elena nei confronti della Wayfinder Inc. certamente vi bruciano sotto un certo lato, però almeno il successo della missione è avvenuto nel modo giusto. Voi avete recuperato l'arpa di Talizia. Ma se lo suono tipo mentre vai in chiusura, no, senti? ma te le do? No. E con questo posso far calare il sipario e far andare i titoli di coda.